Sai Fante? C'è una domanda che spaventa tantissimo gli studenti di pittura. Sai qual è? Ma tu, sì, proprio tu, la tela, la compri o te la fai? E tu dirai, ma cosa c'è di spaventoso in questa domanda? E hai ragione. Perché non conosci l'ambiente, no? Perché nell'ambiente degli studenti di belle arti, se tu ti fai la tela in casa, sei tipo super figo, professionale, intellettuale, sai quello che fai. E invece se la tela te la compri, no. Tant'è che chi si compra la tela a questa domanda è quasi tentato di mentire. Poi magari va a casa, prende gli appunti di tecniche pittoriche, cerca la sua ricetta, quella per la colla di coniglio, e mentre è lì nella cucina di casa con la pentola del sugo a preparare e riempire la casa di puzza di colla di coniglio, si rende conto che quegli appunti non li ha mai confrontati con un manuale di tecniche pittoriche e che eventualmente il suo manuale di tecniche pittoriche è datato tipo 1993. E avrà senso una ricetta del 93 nel 2022? La verità è che ci siamo caduti tutti. Anche io da studentessa avevo il terrore del discorso imprimitura, perché non solo non avevo neanche una stanza dove dipingere, figurati per poter impastare cose tipo colla di coniglio o intelaiare tele. Quindi lo facevo veramente molto di rado. Ma la verità su questa domanda è che ti fa paura come tutte quelle cose che non conosci e ti fanno paura, perché in realtà poi studiando e documentandomi sull'argomento ho capito che non c'era niente di più sbagliato. Quindi l'obiettivo che mi pongo con questo video è fornirti tutti gli elementi necessari per rispondere con serenità a questa famigerata domanda. Come al solito, per capire qual è l'imprimitura veramente valida, dobbiamo fare un salto indietro e tornare al famoso 400. Ti ricordi, Fante? Perché inizialmente l'imprimitura, essendo la pittura su tela una conseguenza della pittura su tavola, una sua evoluzione, l'imprimitura per la tela era identica all'imprimitura per la tavola. Ovviamente oggi, con il senno di poi, è facile dire che non fosse adatta perché appunto la tavola è un supporto rigido e immobile, mentre la tela veniva tesa, veniva sposata da un telaio all'altro, aveva bisogno di una sua elasticità e ovviamente l'imprimitura di sola colla e gesso, che veniva utilizzata appunto per le tavole, non andava per niente bene per la tela. Ma ci vorrà soltanto il 500 perché l'elemento oleoso, quindi nello specifico l'olio di lino, più in generale, ma vedremo anche altri oli, venga inserito in maniera permanente all'interno di questa ricetta. E sappiamo che l'Armenini, che era un famoso scrittore e pittore del 500, nel 586 documenta la presenza dell'olio di lino all'interno dell'imprimitura, insieme a dell'ocra gialla, dell'ocra rossa e del nero carbone, proprio per ricostruire le imprimiture colorate di cui parlava il Vasari. Sì, lo so cosa state pensando tutti. Il Vasari è sempre in mezzo, ma può essere che da quando studiamo storia dell'arte sto Vasari ovunque? Cioè, è assurdo. No, non mi venite a uscire la storia che era uno studioso, che ci ha regalato il più grande libro di biografie degli artisti della storia. Lo dico io. Il Vasari aveva una malattia. Ne ho conosciuto di persone con quella malattia. Non ci credete? Ve ne do la prova. Cerchi tutti i fatti dettagliati della vita di Buonarroti? Tiziano? Non so, un altro nome, Fante. Pontormo? No, ma impegniamoci, cerchiamo un nome meno famoso, no? Michele di San Michele? Ce l'ho, questo è difficile. Jacopo Sansovino. Lo so, lo sapevo che la trovavo. Questa non la sai. Questo è complicato, questo è difficile. No, non te la prendo. Ehi. Con il 600 la situazione cambia. Cambia perché ci sono molte più richieste, molte più commissioni, importanti committenti. Di conseguenza iniziano a nascere le grandi tele colossali 4 metri per 6. I formati standard iniziano ad esserci. Tipo la tela imperatore di cui abbiamo parlato, che poteva avere delle variazioni, per esempio 1 metro per 1,25 m poteva diventare 98 per 1,35 m, ma veniva sempre considerata tela imperatore, e altri nuovi formati.
È interessante sapere che proprio in quel periodo nascono le prime versioni arcaiche dei negozi di belle arti, che erano appunto dei rifornitori di materiali per gli artisti, dove loro potevano comprare sia colori già preparati, che tele già preparati, che tutti gli strumenti che gli servivano già pronti per essere utilizzati. Questo ce lo confermano sia fonti inglesi che olandesi, ma grazie a Carlo Cesare Malvasia, che fu un grande storico dell'arte italiano, sappiamo che anche in Italia andava di moda l'uso di materiali d'arte già pronti. Basta pensare a un documento che attesta di come Guido Reni, dopo aver fallito in ben 2 quadri, si lamentò del tovagliaro che gli aveva preparato le tele e tornò a farsele da solo. Più si va avanti, più la struttura della preparazione gestosa rimane più o meno uguale a se stessa, perché infatti presenta sempre un collante, un materiale inerte che solitamente è gesso o creta e un olio. Vorrò farvi un video più avanti sulle imprimiture colorate, parlando proprio dell'importanza del colore scelto per le imprimiture, ma in questa fase voglio limitarmi a parlarvi proprio delle ricette e della preparazione gessosa in sé. Partiamo dagli elementi che la compongono. La colla solitamente è una colla animale. Tradizionalmente veniva utilizzata la colla di coniglio, che sarebbe appunto una colla ricavata dalla bollitura delle pelli di questo animale, ma esistono anche delle colle di guanti che vanno sempre bene, sono sempre di origine animale perché appunto ottenute dalla bollitura di stracci di guanti di pelle, ma poi può essere utilizzata anche la colla di caseina. C'è chi utilizza la colla totina. In realtà ci sono diversi tipi di colle che possono essere utilizzate. La colla di coniglio comunque è la più utilizzata. Io per esempio ce l'ho sono tipo granelli, non la apro perché è meglio di no. E solitamente si trova in vari formati comunque, sempre molto simili al pellet, a volte anche tipo sabbiosa. Il gesso invece più famoso è il gesso di Bologna. Lo lascio chiuso anche questo, ragazzi, perché sono lievemente allergica al gesso. E che in realtà è conosciuto anche con altri nomi tipo gesso da falegname, gesso da doratore, biaccone, gesso marcio, gesso oro. E qual è la sua caratteristica? Il gesso di Bologna è un solfato di calcio finissimo. La sua caratteristica è che non si indurisce con l'acqua, ma solo con colle animali, infatti per questo solitamente il gesso di Bologna viene associato alla colla di coniglio, ed essendo un materiale inerte non ha nessun tipo di reazione strana con i colori. Ma in realtà esistono anche altri tipi di gesso che possono essere utilizzati, ad esempio il gesso di caolino, che però ha una struttura che tende a screpolare, quindi è sempre meglio utilizzarlo misto comunque ad altri gessi. E poi c'è il bianco di Spagna, per esempio, che è un carbonato di calcio, è sempre molto fine e si lega molto bene alla colla animale. Infine, ma non per importanza, l'olio, che può essere, allora solitamente il più utilizzato è l'olio di lino crudo, perché crudo e non cotto, perché l'olio di lino crudo è molto grasso e non essendo stato sottoposto a riscaldamento mantiene una bassa viscosità e quindi è molto più penetrante, e però tende a scurire. Tant'è che, per esempio, sugli studi di Giorgione e di Tiziano, Lorenzo Lotto fu uno di quegli italiani che già nella storia iniziò a capire l'importanza di utilizzare un olio piuttosto che un altro. Gli italiani furono quelli che studiarono molto la questione olio. Ad esempio, lui per le sue imprimiture, che già sapeva dovessero essere adattate per un quadro con dei toni molto chiari, utilizzava per l'impasto l'olio di noce. Invece l'olio di lino lo utilizzava soltanto per le tinte molto scure. Quindi, comunque, grazie a Lorenzo Lotto sappiamo anche che può essere utilizzato l'olio di noce. Ma arriviamo a noi. La tela preparata andrà bene o no? Segnatevelo, la tela preparata va benissimo se è la trama che volete e è proprio la capacità assorbente che desiderate. Perché l'unica cosa che manca in una tela di queste industriali è semplicemente l'ultimo strato, la mistura di olio e colore. A cosa serve questo strato di colore e olio?
infatti che dicevamo appunto faccia parte dell'imprimitura stessa, serve a togliere l'assorbenza eccessiva e quindi andare a creare un film finale sulla nostra imprimitura, sulla nostra preparazione gessosa. Unico consiglio che vi do: per tutte le combinazioni del mondo dall'altra parte della tela, passate questa mistura, cioè olio e colore anche sul retro della tela. L'ultima cosa che ci resta da fare è la ricetta. Ho pensato di prepararvi delle schede screenshottabili in modo che voi possiate screenshottare e salvarvele nel computer o in altri dispositivi in modo da poterle consultare sempre con molta facilità, e fatemi sapere se questa modalità può interessarvi per il futuro anche per altre eventuali ricette. Imbatterete nella parola apprettatura. L'apprettatura che cos'è? Il primo strato di colla che va posizionato sulla tela, ma poi lo vedrete. Questa fase è importante, ve lo spiego qui, perché la colla andrà a proteggere le fibre del tessuto, andrà a rendere impermeabile il tessuto in modo che l'imprimitura poi, la preparazione gessosa, non colerà all'interno delle fibre e soprattutto sarà sempre un'ulteriore messa in sicurezza per tutti gli strati pittorici che andremo a mettere sopra. Per la preparazione a base di colla di coniglio e gesso di Bologna ci occorrono una parte di colla di coniglio, 7 parti di acqua, un cucchiaio di aceto, gesso di Bologna quanto basta, un cucchiaio di olio di lino crudo. Gli strumenti necessari invece sono una pentola per il bagnomaria, un pentolino piccolo da inserire dentro la pentola da bagnomaria, una pennellessa da almeno 5 cm di larghezza, un bastoncino per mescolare e carta vetrata 800. Il quantitativo di colla dipende dal numero di tele da preparare e dalla loro dimensione. L'importante è mantenere la proporzione tra la colla e l'acqua. Iniziamo incorporando la parte di colla alle 7 parti di acqua e lasciamo in ammollo o per 8 ore o per un'intera notte. Passato il tempo di posa, la consistenza della colla sarà come quella di un gel. Adesso prendiamo la nostra colla e mettiamola a bagnomaria su di un fornellino medio, tenendo la fiamma piuttosto bassa. La colla infatti dovrà essere bollente alla fine, ma non dovrà mai bollire. A questo punto togliamo la colla dal fuoco e poggiamo il pentolino su di un piano. Aggiungiamo il cucchiaio di aceto e mescoliamo per distribuirlo bene. La funzione dell'aceto, trattandosi di un composto organico, sarà quella di antimputridente. Con la nostra pennellessa adesso passiamo la colla sulla tela in uno strato molto sottile che ci permetterà di imprimere per bene tutta la trama della tela, sia dal dritto che dal rovescio della tela, con lunghe pennellate verticali. Lasciamo asciugare 24 ore. La fase di incollaggio, tecnicamente, è detta apprettatura. La colla può essere conservata in frigo o in freezer, per essere ripresa il giorno dopo e scaldata nuovamente a bagnomaria. Passate le 24 ore, scartavetriamo lo strato asciutto e procediamo con una seconda mano di colla, sempre in strato sottile, sul dritto della tela, con pennellate lunghe e stavolta orizzontali. Nella sovrapposizione degli strati, infatti, è importante incrociare il verso con cui passiamo la colla, per essere sicuri che tutta la superficie sia impregnata di colla. Di nuovo lasciamo asciugare 24 ore. Il giorno dopo, scaldata la colla, incorporare il gesso un po' alla volta. Se ci dovessero essere dei grumi, aiutarsi con un passino o con un setaccio. Non c'è un quantitativo di gesso preciso, il gesso va aggiunto poco alla volta e bisogna aspettare che la colla lo assorba senza toccarlo e senza mescolarlo, prima di aggiungerne altro. Il gesso infatti tenderà spontaneamente a scendere pochi secondi dopo averlo messo. Continuare ad aggiungerlo un po' alla volta, aspettare che la colla lo assorba e procedere di nuovo, fino a saturazione, cioè fino a quando non ci rendiamo conto che la colla non assorbe più gesso. Sarà proprio la saturazione a dirci che abbiamo raggiunto il giusto quantitativo di gesso. A quel punto dovremo solo aggiungere un cucchiaio di olio di lino crudo, che renderà il composto più elastico, e mescolare. Preferite sempre una preparazione più liquida a una più densa, perché anche stavolta andremo a stenderla sulla tela in uno strato molto sottile, in modo che la trama della tela venga intrisa per bene e coperta interamente. Anche stavolta utilizzeremo lunghe pennellate verticali
e lasceremo asciugare 24 ore. Passato il tempo, potremo scartavetrare eventuali imperfezioni non gradite e passare a un nuovo strato, stavolta utilizzando di nuovo lunghe pennellate orizzontali in modo da mantenere l'incrocio. Questa operazione può essere ripetuta quante volte si vuole, ricordandosi di scartavetrare sempre tra uno strato e l'altro e di lasciare sempre passare 24 ore. È possibile anche passare uno strato di colla tra uno strato e l'altro di gesso. L'importante è ricordarsi di far passare 24 ore per l'asciugatura e di scartavetrare sempre eventuali imprecisioni. Qualora la preparazione con colla e gesso dovesse risultarvi troppo assorbente, cioè proprio sentite che lo strato di gesso è troppo assorbente, potete passare un'altra mano di semplice colla. La stessa colla che avete utilizzato per l'apprettatura andrà benissimo. Una volta finita questa fase, basterà semplicemente mescolare, come facciamo sempre quando dipingiamo, dell'olio di lino o nel mio caso per esempio uso l'olio di papavero, insieme a un colore. Questa è l'unica fase in cui possiamo usare l'olio in tubetto. Ricordatevi, ma poi ne parlerò nel video sulle imprimiture colorate, che per colorare l'imprimitura non va mai usato il colore del tubetto, ma soltanto ossidi e pigmenti in polvere. A cosa serve quest'ultimo strato, questo impasto di olio e colore? Laddove ci fossero delle parti troppo assorbenti, quello strato di colore a olio le andrà ad assorbire, rendendo la superficie adatta all'utilizzo. Adesso vi mostrerò una preparazione molto veloce, molto facile e molto contemporanea, che non ha lo stesso grado di sbattimento dell'altra, e i cui materiali sono facilissimamente reperibili in una qualunque anche ferramenta. Per realizzare la nostra preparazione veloce e cruelty free su una tela già preparata ci servono del gesso acrilico, una parte di Vinavil 59 per 2 parti di acqua e come strumenti una tela già preparata, una pennellessa larga almeno 5 cm, un bastoncino per mescolare, carta vetrata 800 e un contenitore. Per realizzarla invece su una tela grezza ci servirà del gesso acrilico, una parte di Vinavil 59 per 2 parti di acqua, e come strumenti una tela grezza già intelaiata, una pennellessa larga almeno 5 cm, un bastoncino per mescolare, carta vetrata 800 e un contenitore. Iniziamo con l'apprettatura. Questo passaggio va effettuato solo se la tela è grezza, mentre una tela già preparata non ne avrà bisogno. Per effettuarla, mettiamo in un contenitore una parte di Vinavil 59 per 2 parti di acqua. Ad esempio, se mettiamo 2 dita di Vinavil 59, ne metteremo 4 di acqua. La Vinavil 59 rispetto alla Vinavil normale ha un pH neutro. Questo preserverà il tessuto della nostra tela e ci terrà alla larga da eventuali reazioni indesiderate con il colore. Mescolare per bene. Con la nostra pennellessa adesso possiamo stendere l'impasto sulla tela, in uno strato molto sottile, con pennellate verticali e lasciare asciugare. Il tempo di asciugatura di questa colla è molto breve, ma io lascerei passare almeno mezz'ora per sicurezza, per poi scartavetrare. Procedete con un secondo strato. Se il primo lo avete fatto con pennellate verticali, fatelo con pennellate orizzontali. Lasciate asciugare e scartavetrate. Effettuato questo passaggio, il procedimento per la tela grezza apprettata e per la tela già preparata sarà lo stesso. Prendiamo il nostro gesso acrilico e con un bastoncino controlliamo la consistenza del gesso, che deve essere simile a quella di una crema. Se dovesse essere troppo denso, potete aggiungere poche gocce d'acqua alla volta e mescolare. Appena sarà della consistenza giusta, possiamo stenderlo sulla tela con delle lunghe pennellate in verticale in uno strato molto sottile. Per aiutarvi in questo, vi consiglio di posizionare prima il gesso sulla tela e tirarlo il più possibile, trascinandolo con il pennello prima di aggiungerne dell'altro. Aspettate il tempo di asciugatura, anche in questo caso sarà molto rapido, ma personalmente lascerei passare almeno un paio di ore per sicurezza. Poi procedete a scartavetrare. Potete procedere uno strato dopo l'altro per quante volte lo ritenete necessario, ricordandovi sempre di fare seguire a uno strato eseguito in verticale uno strato eseguito in orizzontale. Come per la colla di coniglio, stesso discorso. Se dovesse risultarvi che la preparazione gessosa è troppo assorbente, passate di nuovo una mano di colla con la stessa diluizione utilizzata per l'apprettatura iniziale.
e poi passate di nuovo sopra con olio e colore e potete iniziare a dipingere. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che abbiate imparato qualcosa che non sapevate ancora e fatemi sapere se la soluzione degli screenshot vi piace, così magari la prossima volta che ci sarà una ricetta la farò nello stesso modo. Vi invito a iscrivervi al canale ed azionare la campanellina delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei prossimi contenuti, anche perché ancora sto studiando un po' la cadenza, perché essendo proprio all'inizio devo ben studiare un po' la situazione per potervi dare contenuti sempre di alta qualità. Tra l'altro non so se avete notato, ho cambiato le impostazioni della fotocamera, fatemi sapere se è meglio così o era meglio prima. Detto questo vi saluto, vi mando un bacio grande e alla prossima. Ciao!